Let it be, lascia che sia, questa bellissima parola, frase. Un sogno sognando la mamma, Paul scrive questo brano molto spirituale, a tal punto che lo stesso John in futuro avrebbe detto che sarebbe stato meglio inciso dai Wings che dai Beatles. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let It Be è un brano di Paul McCartney, anche se come al solito c'è scritto Lennon McCartney in tutti i crediti, ma sappiamo bene che invece è un brano esclusivamente di Paul. Dichiara che Let It Be viene scritta dopo aver fatto un sogno, perché nel sogno lui aveva sognato la madre, che aveva perso già tanti anni prima rispetto a quando si sono formati i Beatles, che gli dice che tutto andrà bene e che tutto si risolverà per il meglio. Diciamo che questo lo potremmo ricollegare al brutto periodo che stava attraversando e un po' di travaglio all'interno della band. Sì, probabilmente Paul aveva bisogno di rassicurazioni perché in quel periodo John si stava allontanando dalla band, perché Yoko era sempre più presente nella sua vita. Avevano problemi con l'etichetta, con la loro etichetta, con la Apple, e quindi sicuramente non era un periodo facile per Paul. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Per molti venne poi anche considerato come una sorta di guida spirituale. In generale il mood del brano gli conferiscono, diciamo, una sorta di aura. Forse anche per le parole Mother Mary, in realtà lui le scrisse pensando alla madre, però per alcuni appunto è stata interpretata in questo modo, e lui in diverse interviste disse che questa cosa non gli ha mai dato fastidio, anzi poteva essere proprio pensato come lo spirito del pezzo. Differente sembrò il comportamento di John. Era dell'idea che questo pezzo doveva essere fatto da McCartney in un secondo momento, in una carriera da solista, diciamo, perché non rappresentava secondo lui i Beatles. Sembrò ritenere il brano troppo pseudo-religioso. Nel brano che precede Let It Be, Dig It, proprio sul finale c'è un punto dove John, quasi con una voce bambinesca, dice: ecco, adesso arriva la canzone degli angeli, volendo schernire appunto la canzone successiva, che era appunto Let It Be. È un brano appunto che molto probabilmente John non voleva neanche suonare, infatti lo dimostrano anche un po' i tentativi di sabotaggio, si dice che avesse suonato male il basso apposta. Lo stesso John, che tra l'altro nelle prime take incide il basso con addirittura un basso a 6 corde. La vicinanza di John a Phil Spector rispetto agli altri componenti e l'utilizzo di queste prese in giro sembrano proprio un tentativo da parte di entrambi di declassare il brano e quindi di una sorta di complotto nei confronti di Paul. In realtà invece sia il manager che il produttore capiscono perfettamente il valore del pezzo. Proprio per questo motivo l'album si sarebbe dovuto chiamare Get Back, invece poi prende il nome di Lady B, che è l'ultimo album dei Beatles che chiude la loro carriera e quindi ha un'estrema importanza. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Preparando questo brano, ascoltando le registrazioni di Lady B, mi sono reso conto che nonostante sia una ballad, noi nell'immaginario abbiamo questa ballad meravigliosa, se vuoi dolcissima, anche quasi spirituale, in realtà la parte di piano è abbastanza nervosa, abbastanza energica, cioè Paul la suona in maniera decisa, quasi come se volesse dire finalmente la stiamo incidendo. Quindi esistono moltissime versioni delle parti di chitarra di Harrison in Lady B. In questo progetto Wreck-It B abbiamo tentato di mettere insieme diverse idee, abbiamo quindi tentato di personalizzare un pochino la parte, sempre rispettando l'idea Beatles, ovviamente l'idea di Harrison. Prima come singolo nel 70 e dopo sarà poi il nome di questo disco famosissimo dei Beatles, in cui c'è una cosa un po' subito controversa che è il mixaggio di Phil Spector. Nel 68 è l'anno in cui stanno registrando il White Album e ci sono già delle prime versioni di Lady B, che sono le prime stesure pianoforte e voce. Abbiamo delle incisioni in cui si prova questo brano. In realtà poi la canzone fu registrata successivamente. I Beatles stavano già provando Let It Be già da molto tempo. Decisero una prima versione in cui John suonava il basso, ci furono poi diverse altre versioni. Nel concerto del 30 gennaio, il famoso concerto sul tetto, loro in realtà non eseguiranno il brano e lo stesso pomeriggio i Beatles scendono in studio di registrazione e incidono i cori di Lady B. I cori erano registrati solo da George e Paul. Poi nella versione studio album questi cori insomma non si sentono, perché Phil Spector appunto crea questi arrangiamenti a detta di Paul e di molti altri troppo ricchi, quindi i cori in un certo senso spariscono. Dopo molti mesi di gestazione il brano venne ripreso nel gennaio del 70, Paul risuonò i bassi, vennero riviste alcune parti corali. Paul pensa di riregistrare i cori in una maniera più accurata e oltre a Paul e George si inserirà anche Linda, la compagna di Paul. Poi venne anche in un certo senso riarrangiato, quindi vennero aggiunte altre parti di batteria. Phil Spector, se non sbaglio, ha aggiunto ritornelli alla versione dell'album, ci sono stati arrangiamenti di fiati. Ci sono diverse versioni di Lady B, quindi singolo, poi c'è la versione dell'album e poi moltissimi anni dopo McCartney fa uscire una versione naked che appunto si libera, se vogliamo, del messaggio di Phil Spector e in teoria è più vicina al suo gusto personale. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Questo è l'album di chiusura della carriera dei Beatles, purtroppo esce quando già si erano appunto separati. Rimane famoso il concerto sul tetto con quell'incredibile versione di Get Back. Questo è stato uno di quegli album consumati, anche perché all'interno ci sono delle collaborazioni di rilievo. Vorrei fare un piccolo spin-off sulle collaborazioni, tipo quella di Billy Preston, grandissimo pianista che, se pensate che a 11 anni collabora e suona addirittura in uno show di Nat King Cole, a 12 anni viene preso per girare il famoso film St. Louis Blues, dedicato al grande V.C. Handy, artista blues. Lo stesso Phil Spector lo possiamo ricordare per i grandi successi degli anni 60, Ancient Melody, le Shangri-La, le Shirellas, tutti questi gruppi vocali da cui ha preso poi ispirazione, a cui anche i Beatles si sono ispirati, perché ricordiamo che
I Fab Four hanno cominciato suonando la musica di Elvis ad Amburgo e nei locali, quelli squallidi in cui ancora tutt'oggi cerchiamo di suonare noi. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whispering words of wisdom. Let it be. È un messaggio ai più giovani che spesso snobbano un po' questa musica, ma io ricordo delle linee di basso, mi viene in mente così a freddo dei Tripper piuttosto che Come Together, ancora adesso molto attuali, che sarebbero da studiare. I Beatles sono studiati per quanto riguarda i testi nelle scuole di tutto il mondo, nelle scuole primarie di tutto il mondo, tranne ovviamente che in Italia. Personalmente da didatta sì, sto facendo e negli anni ho sempre fatto fatica a far capire la musica dei Beatles. Meno male che questi progetti servono anche a tenere viva la memoria di questo fantastico gruppo che andrebbe studiato sotto tutti i punti di vista, dal testo alle composizioni armoniche alle melodie stupende, e anche andrebbero presi singolarmente. Sono sempre stati un po' in ombra per quanto riguarda, diciamo, la parte live, ma io il secondo disco che ho ascoltato dei Beatles era l'Hollywood Bowl, un live pazzesco dove chiaramente si sentivano una serie di 40.000 persone che urlavano e in sottofondo questa musica meravigliosa, ma pensando a come registravano una volta e alla possibilità che avevano di amplificare il suono all'interno di uno stadio, bisogna dare atto alla band e a chi gli stava dietro. Ricordiamo George Martin, che senza di lui molte cose non si sarebbero potute fare. Quindi il messaggio dei giovani: ascoltate da dove arriva la musica che state componendo, la musica che state cercando di riprodurre, la musica che state anche coverizzando e la musica che state facendo vostra, ha un'origine. I Beatles sono stati influenti alla stessa maniera del grande Elvis e di un sacco di gruppi che in quegli anni lì hanno calcato le scene internazionali. Datemi retta, ascoltate un po' i Beatles.